Well, first of all, it's a great pleasure to be here in Fiesole, very close to the great city of Florence with traditions. Questo si è capito, che fa piacere di essere qui a Fiesole, molto vicino a quella grande città che è Firenze. Galileo. That's enough probably, Lui vorrebbe andare ad abitare dove stava Galileo. But of course also the Medici, the tradition of supporting science and arts. So what I want to say is that in science we are pushing the boundaries, but the last frontier that is still to be understood is the brain. How the brain works is a big mystery. Dice che la frontiera più avanzata in questo momento è capire come funziona quel misterioso organo del cervello. And you may have heard about a recent initiative by the European Union to fund the Human Brain Project with almost €1 billion for this. Ad esempio è stata fatta un'iniziativa in Europa che sta portando avanti una ricerca che costa molti miliardi di euro. I visited Lausanne, where this project is based, and I was very disappointed because the money is actually going to create a supercomputer which will apparently simulate the function of the brain. Lui è rimasto un po' male quando è andato a Losanna a vedere questa organizzazione, perché tutti i soldi andranno per costruire un supercomputer che simuli la funzione del cervello, quando non abbiamo ancora capito qual è quella vera del cervello. Questo lo dico io. But each computer, which is part of the supercomputer, represents 1 million neurons. Ogni pezzo di questo computer rappresenta milioni di neuroni. And the human brain has billions of neurons. E il cervello umano ha miliardi di neuroni. And each neuron is connected to up to 100,000 other neurons. E ciascun neurone è collegato ad altre centinaia di migliaia di neuroni. So this project will never even attempt to understand how a single neuron works. E quindi nessuno sa bene come ciascun neurone stia lavorando. And to me this is a big mistake, because the basis of our consciousness, of course, is the brain, but the main element of the brain is the neuron. So if we don't understand how the neuron works, we'll never understand how the whole brain works. Il punto centrale di tutto il funzionamento del cervello è il neurone. Se noi non capiamo che cosa fa il neurone, non riusciremo mai a capire cosa fa tutto il resto. And what I want to say also is that the human brain is probably more powerful than the whole supercomputer, and it is only powered by 25 watts of energy, less than a single bulb. E il cervello è certamente più potente di qualunque computer. So what I want to say is that the neuron is the basic enigmatic feature of the brain, and by extension of human consciousness. E comincia a toccare l'aspetto che ci accomuna, perché essendo questa unità elementare il rappresentante del funzionamento cerebrale è anche, secondo questo lo dico io, secondo quello che noi pensiamo, l'elemento che ci può far capire lo stato di coscienza delle sue modificazioni. So within our little group, quantum psychopathology, QPP, paradigms of quantum psychopathology, we have been researching all aspects of the neuron. Sto dicendo che in questo gruppo a cui noi apparteniamo, che si chiama Quantum Psychopathology, il fine principale di questo gruppo è cercare di capire, partendo da basi concrete, come questo stato di coscienza si può modificare. And this includes what's inside the neuron, the cytoskeleton, and DNA. Questo neurone, ovviamente, questo aspetto che stiamo affrontando include il citoscheletro, che è la struttura un po' portante della cellula, no? Come dice la stessa parola, e il DNA. And probably most importantly the membrane.
E probabilmente una cosa molto importante sono le membrane delle neuroni. The membrane has been thought of for many years as a mosaic, fluid mosaic of elements which is disorganized and has no major purpose except to defend the cell from the outside. Per molti anni le membrane cellulari sono state considerate un mosaico fluido di non rilevantissima importanza nella gestione del sistema cellulare. In fact, some philosophers and scientists even consider the membrane to be completely superficial. Deepak Chopra is one of these people that some of you may have read the books, and these people just decided that the membrane plays no major role. E quindi alcuni personaggi famosi hanno scritto anche libri dove sostengono che le membrane non hanno ruolo. But it turns out it's actually completely wrong. The membrane is all important because it actually reaffirms the universal principle of all living systems. E invece le membrane sono un punto fondamentale nella gestione di tutte le funzioni dell'organismo, perché senza questo delicatissimo ma fortissimo apparato che è la membrana, la cellula non potrebbe funzionare, conseguentemente non ci sarebbero le connessioni, gli scambi ionici, eccetera, eccetera, eccetera. So for me, and probably for you, the best metaphor for the neuron is the design of a medieval city like Florence. Lui dice che la migliore rappresentazione per un neurone probabilmente è di considerarlo come la città di Firenze, come l'aspetto medievale della città di Firenze circondata dalle mura di cinta. So the first thing you do is build city walls. La prima cosa da fare è costruire le mura, poi dopo dentro le mura. That's the membrane. E questa è la membrana. And you have to have gates that control the flow of people and goods into the city. E quando hanno costruito le mura medievali, la prima cosa che hanno fatto le porte non solo per entrare, ma anche per capire chi c'entrava e quindi per stare a guardia del sistema città. If you didn't have city walls, you'd be ransacked by invaders. Se non ci fossero le mura, la città non avrebbe difese e sarebbe alla mercé di qualunque cosa arrivi. This is exactly the same with our cells and with also our bodies. We need the skin to protect us from viruses and parasites. E questo è come l'organismo umano, per cui se non avessimo la pelle che ci protegge dall'invasione dei batteri, dei virus, dei parassiti, non esisteremmo. Right. But it's also very important how the membrane is built or how the city wall is built exactly. You have the ramparts, for example. E quindi è molto importante capire sia come si costruisce un muro di cinta, ma soprattutto come è costruita la cellula, la membrana cellulare. So now I'm coming to the final observations about the work of Massimo Cocchi and Lucio Tonello in regard to the membrane, because it's very subtle elements in the construction of the membrane in neurons that affect our behavior. E lui dice appunto che il lavoro che abbiamo fatto è stato, lo ritiene importante perché abbiamo identificato dei meccanismi che forse sono molto collegati al comportamento umano. And you'll hear in a few minutes the details of the theory and the experimental evidence for this. E vedremo fra un attimo in sintesi il percorso che è stato fatto per evidenziare queste relazioni. But I just want to emphasize the very subtle differences between healthy membrane and pathological membrane affect the functioning of the brain. Ecco, questo è un punto nodale perché ciò che fa la differenza sottile fra uno stato patologico e uno stato non patologico è veramente lieve, è una sfumatura e dopo vedremo come mai. And it may be unusual in biology to say that in physics actually there are many examples when subtle effects have great big causes. E una delle evidenze è che anche in fisica che piccoli effetti determinano grandi fenomeni. Questo è un principio fondamentale. And one example is a phase transition affecting magnetic materials.
E uno degli aspetti importanti è ciò che avviene per i campi magnetici, cioè per le condizioni che sono modificate e modificabili da campi magnetici. So, close to a transition point, an arbitrarily small magnetic perturbation will switch the orientation of all the dipoles in one direction. E una piccola perturbazione di un campo magnetico può modificare l'orientamento dei dipoli in qualche direzione, non allo schiavo. So you'll hear in a few minutes that something similar is happening in the brain with respect to the composition of the membrane. A small deviation from the composition of the membrane will affect the behavior of the individual and throw him out of a normal behavior to a pathological state such as major depression or bipolar disorder. L'esempio che faremo vedere, cioè il percorso che faremo vedere fra un attimo, dimostra come sia stato possibile identificare le differenze, direi anche lì poco sensibili, fra il disordine bipolare e la depressione maggiore, e da lì è nato tutta l'elaborazione che abbiamo fatto, perché sono due patologie che rappresentano due diversi stati di coscienza. Ecco quindi che da lì partiremo per andare avanti, se sarà possibile capire qualcosa di più. And finally, I want to say that in physics, the discovery of phase transitions and theories of phase transitions led to at least 7 Nobel Prizes. E dice che sta dicendo che lo studio di questi fenomeni di transizione in fisica è valso per 7 volte il premio Nobel. For example, Lev Davidovich Landau got a Nobel Prize in the 1950s. Landau nel 1950. 50s, I don't remember exactly the year. And Kenneth Wilson in 1974, if I remember correctly. So these two were the major theoreticians who explained how it works. And I think this discovery that Massimo and Lucio gave us as a society of scientists is equally important. Maybe even more so because... Questo sarebbe meglio che l'altro processo un altro, sta dicendo che forse questa scoperta, perché dopo 10 anni, e solo dopo 10 anni ci siamo resi conto che fosse veramente una scoperta, può portare molti benefici a un sacco di persone. And you will hear from them how important it is in terms of both diagnosis and eventual therapies for depression and... Perché potrebbe cambiare sia la faccia della diagnosi, questo sicuramente, che anche della terapia, che invece sarà l'approccio successivo. Thank you very much for your attention.